Buongiorno e benvenuti in questo breve screencast in cui vi mostreremo il funzionamento della nostra app per la sincronizzazione di Dania EasyFat come prodotti e ordini con Shopify. Questo è il pannello di controllo di uno dei nostri shop di prova in cui siamo entrati nella schermata di gestione delle app installate all'interno dello shop. La nostra app è tranquillamente scaricabile e installabile dallo shop ufficiale di Shopify, basta accedere all'App Store classico di Shopify, cercare ad esempio Dania ed ecco subito il risultato della nostra app, Dania EasyFat Import Export. La schermata è quella standard naturalmente di installazione di tutte le app, basta premere su installa, attendere pochi secondi ed ecco Shopify che ci chiede le autorizzazioni necessarie da parte dell'app per poter funzionare correttamente. Confermiamo e premiamo su installa. A questo punto veniamo direttamente reindirizzati alla schermata di configurazione generale dell'app. Come vedete ci sono qua un nome utente e una password che ci serviranno tra poco per configurare la nostra copia di Dania EasyFat installata sul nostro computer e poi abbiamo i due indirizzi sempre da configurare all'interno dell'applicativo di Dania EasyFat per attivare il collegamento con Shopify. Sotto trovate alcune opzioni che possono essere molto utili, ad esempio naturalmente la selezione di quale listino di Dania utilizzare per i prezzi dei prodotti e eventualmente, si può anche selezionare nessun listino se non si vuole utilizzarlo, il listino secondario da utilizzare per i prezzi scontati. Quindi quando abbiamo un prezzo che vogliamo scontare, quindi mostrare sia il prezzo di base sia quello scontato, possiamo indicarlo in un listino secondario tra i vari fino a 9 listini che Dania EasyFat offre e indicarlo qui in questa selezione nel menu a tendina. Poi ci sono altre opzioni che vi illustro molto rapidamente, se importare naturalmente i prezzi con IVA incluso o esclusa, questo dipende da come volete lavorare, se i nuovi prodotti, quelli che andiamo ad aggiungere su EasyFat e che non sono ancora presenti su Shopify, devono essere direttamente pubblicati, quindi attivi, oppure entrare in Shopify come bozze e poi sarete voi a pubblicarli direttamente dal pannello di gestione prodotti di Shopify. E poi se vogliamo pubblicare tutti i nuovi prodotti che vengono inseriti in tutti i canali di vendita del nostro negozio Shopify o solo nel primo canale. Abbiamo scritto tipicamente negozio online perché il primo canale di vendita solitamente è il negozio online, cioè il sito di Shopify. Altrimenti, selezionando tutti i canali di vendita, i prodotti verranno importati e pubblicati su tutti quelli disponibili nel momento dell'importazione. Poi possiamo scegliere se importare o non importare le categorie e le sottocategorie indicate su EasyFat, che verranno, come indichiamo qua, pubblicate come collezioni, perché le categorie, diciamo, vengono chiamate collezioni in Shopify. Attenzione perché le collezioni su Shopify non hanno una gerarchia, quindi sia la categoria sia la sottocategoria impostata in EasyFat verranno importate come collezioni, quindi un prodotto che sta ad esempio in pantaloni e abbigliamento, quindi abbigliamento come macro categoria e pantaloni come sottocategoria, verrà assegnato in Shopify alla collezione abbigliamento e alla collezione pantaloni allo stesso livello perché non c'è un rapporto di gerarchia appunto tra collezioni in Shopify. Poi possiamo scegliere se importare o meno le descrizioni che abbiamo inserito su EasyFat e attenzione perché questo è importante perché molto spesso su Dania EasyFat non abbiamo magari le descrizioni lunghe destinate al pubblico, quindi se questo è il vostro caso vi conviene disattivare questa opzione, quindi non importare affatto le descrizioni da EasyFat e gestirle completamente su Shopify. Questo è importante perché se voi non avete le descrizioni su Dania EasyFat e scrivete, andate a completare su Shopify le descrizioni destinate al pubblico, ai vostri clienti, se non disattivate questa importazione, nel momento in cui andrete poi a sincronizzare più volte nel tempo, quando aggiornate ad esempio il prezzo di un prodotto su Dania, lui andrà a svuotarvi la descrizione perché porterà sempre la situazione del prodotto su EasyFat direttamente su Shopify. Quindi se è attiva, quindi in questa condizione
l'impostazione dell'app andrà a svuotarle perché porterà la descrizione vuota su Shopify. Quindi attenzione a queste opzioni. Questa è un'opzione particolare di invertire l'ordine in cui vengono importati taglia e colore, che sono impostabili naturalmente su EasyFat, a seconda di come volete che poi il tutto appaia su Shopify naturalmente. Infine abbiamo la possibilità di eliminare o meno tutti i prodotti nel momento in cui si effettua una sincronizzazione completa, tra poco vedremo cosa intendiamo per sincronizzazione completa, oppure se effettuare sempre una sincronizzazione additiva, diciamo, dei prodotti che arrivano da EasyFat. E infine possiamo disattivare la sincronizzazione delle immagini con lo stesso discorso che abbiamo fatto per le descrizioni. Se non caricate le immagini sul vostro EasyFat, sui prodotti di EasyFat, ma li volete gestire su Shopify, attivate la disattivazione della sincronizzazione delle immagini, perché altrimenti i vostri prodotti senza immagini andranno sempre a tendere a togliere le immagini dal vostro Shopify naturalmente, sempre per lo stesso discorso per cui viene portata la situazione del prodotto di EasyFat su Shopify, e quindi se voi non avete le immagini su EasyFat, ogni sincronizzazione che va a aggiornare un prodotto già esistente sul vostro Shopify andrà a togliere l'immagine se su EasyFat non c'è un'immagine. Se invece attivate questa opzione, le immagini non verranno mai sincronizzate e quindi le potrete e dovrete gestire esclusivamente all'interno di Shopify. Ok, questo è il pannello di configurazioni. Le opzioni sono tutte qua. L'app funziona in modalità demo gratuita appena installata. Come indicato viene aggiornato solo l'ultimo prodotto inserito in Danea, quindi il primo che Danea trasmette in sostanza, per farvi vedere come funziona, e viene scaricato da Shopify quando scaricate gli ordini l'ultimo ordine ricevuto. Questo vi permette di farvi un'idea di come funziona l'app e decidere poi se attivare una sottoscrizione, che al momento, come vedete, adesso stiamo registrando questo screencast in agosto 2025 come riferimento. Ci sono queste 3 sottoscrizioni che in realtà sono rimaste invariate fin da quando abbiamo pubblicato l'app sul marketplace di Shopify, da 19, 29 o $39 al mese, a seconda del numero di prodotti che volete gestire, quindi che avete su EasyFat e quindi volete sincronizzare con Shopify. Non c'è nessun limite invece alla gestione dello scarico degli ordini ricevuti su Shopify verso EasyFat. Una volta impostate le opzioni nel modo in cui desiderate, potete procedere alla configurazione di Danea EasyFat. Ecco il nostro Danea EasyFat. Questa è una coppia oltretutto di prova che usiamo per i test, è la demo gratuita ed è possibile utilizzarla anche con la nostra app, con le limitazioni naturalmente della versione demo di Danea EasyFat. Attenzione perché l'app è utilizzabile soltanto con le edizioni Enterprise e Enterprise One di EasyFat, che sono le uniche che hanno le funzionalità per la sincronizzazione verso e-commerce esterni. La prima cosa che dobbiamo fare è attivare le funzionalità di e-commerce all'interno di EasyFat. Andiamo nella schermata delle opzioni e semplicemente attiviamo la spunta su e-commerce. Chiudiamo. A questo punto troveremo all'interno del menu strumenti 2 nuove voci: aggiorna prodotti su e-commerce e scarica ordini da e-commerce. Andiamo a configurare per prima cosa l'aggiornamento dei prodotti su e-commerce. Si aprirà questa piccola finestrella che ha una scheda impostazioni al cui interno ci viene chiesto l'indirizzo web per la pubblicazione, login e password. La prima cosa che ci viene chiesta appunto è l'indirizzo di pubblicazione, che possiamo andare a prendere tranquillamente dalla schermata delle opzioni dell'app. Vedete qua, sincronizza prodotti, andiamo a copiare questo indirizzo, lo copiamo, torniamo in EasyFat e lo incolliamo qua. Poi ci viene chiesto il login, che è il nostro nome utente, che in realtà è l'indirizzo del nostro shop di Shopify, banalmente, e lo incolliamo. E infine la password, che questa viene generata automaticamente, la vostra password segreta di sincronizzazione. Mi raccomando di non divulgarla naturalmente. La andiamo a incollare qua e possiamo tanto chiudere la schermata, la utilizzeremo tra poco. Già che ci siamo, andiamo anche a configurare lo scarico degli ordini.
È tutto molto simile a prima, quindi andiamo a copiare l'indirizzo per lo scaricamento degli ordini, come prima, lo andiamo a incollare nella configurazione di EasyFat, stessa cosa per il login, che è lo stesso di prima, non cambia nulla, è valido sia per il download degli ordini sia per l'aggiornamento dei prodotti, e la password anche in questo caso è la stessa, cambia soltanto in sostanza l'indirizzo. E chiudiamo. Siamo pronti alla prima pubblicazione dei nostri prodotti. In questo caso, come vedete, questo nostro shop, torniamo alla schermata iniziale, è un nostro shop di demo, non ha alcun prodotto caricato per il momento. Quindi andiamo in EasyFat, andiamo in strumenti, aggiorna prodotti su e-commerce, ci dice pronto per inviare. Come primo aggiornamento ricordiamoci di non utilizzare la spunta invia solo voci modificate, perché lo utilizzeremo tra poco, come vedremo, per fare una sincronizzazione più veloce e differenziale, e premiamo su invia. Attendiamo pochi secondi la trasmissione dei dati tra Danae EasyFat e Shopify e andiamo a vedere che cosa succederà tra poco. Vengono inviate le immagini, in questo caso sono 10 immagini. Ecco il messaggio di conferma della conclusione della sincronizzazione. Ora torniamo sul nostro negozio Shopify, aggiorniamo magari la pagina dei prodotti e vediamo che iniziano a comparire i nostri prodotti. Per il momento senza immagini, perché le immagini vengono importate solo alla conclusione della sincronizzazione dei dati testuali dei prodotti, quindi la creazione o l'aggiornamento dei prodotti. Se ne andiamo di nuovo ad aggiornare la nostra pagina prodotti, vediamo che pian piano stanno arrivando i nostri prodotti. Ne apriamo uno mentre aspettiamo che vengano sincronizzate anche le immagini. Come vedete, noi qua a Quadracode siamo molto appassionati di computer vintage, quindi utilizziamo sempre questi prodotti fasulli per i test. Come vedete viene sincronizzato il titolo, la descrizione, le varianti eventuali con cui si declina il prodotto in tagli e colori, anche se naturalmente tagli e colori non è adeguatissimo a questo tipo di prodotto che è una vecchia console da gioco, ma è semplicemente per farvi vedere. I prezzi noterete che sono tutti uguali nel caso di varianti, perché purtroppo EasyFat non permette di indicare un prezzo diverso per ogni variante, quindi prende il prezzo del prodotto generale e viene assegnato poi alle varie collezioni, quindi le categorie che erano state inserite in Daniel EasyFat. Attenzione a questo tag speciale che viene inserito dalla nostra app, che indica il codice prodotto generale, è un tag diciamo tecnico che serve all'app poi per riconoscere lo stesso prodotto nelle successive sincronizzazioni, quindi mantenetelo, non cancellatelo, perché altrimenti la sincronizzazione successiva non funzionerà correttamente se viene cancellato. Torniamo al nostro elenco prodotti. In questo caso sono stati sincronizzati tutti i prodotti che erano presenti nel nostro archivio prodotti di Daniel EasyFat, perché su tutti i prodotti, come potete vedere, nella scheda caratteristiche di ogni prodotto è attiva la spunta pubblica su e-commerce. Se noi non vogliamo pubblicare alcuni prodotti, disattiviamo questa spunta, confermiamo qui sotto, in questo link un po' piccolo da vedere, che facilmente sfugge, devo dire, e sincronizziamo nuovamente. I prodotti non contrassegnati con pubblica su e-commerce non verranno pubblicati su Shopify, esattamente come se non fossero esistenti su EasyFat. Dopo qualche minuto, dopo la conclusione della sincronizzazione dei dati testuali, vengono caricate le immagini. Questo avviene sempre progressivamente sui server che gestiscono la nostra app, che gestiscono tutte le sincronizzazioni, e vedrete comparire queste immagini man mano sui vostri prodotti. Nelle sincronizzazioni successive potete eseguire esattamente la stessa operazione, quindi premere su aggiorna prodotti su e-commerce e attivare e poi mantenere sempre attivata nelle sincronizzazioni successive la voce invia solo voci modificate. In questo modo EasyFat ogni volta trasmette solo i prodotti che effettivamente hanno avuto delle modifiche, hanno subito delle modifiche e quindi meritano di essere aggiornati sull'e-commerce. La sincronizzazione sarà molto più rapida e quindi vi conviene sempre mantenerla attiva dopo aver effettuato la prima sincronizzazione. Per quanto riguarda il download degli ordini, l'operazione è molto simile. Andate su strumenti,
premete su scarica ordini da e-commerce, potete selezionare poi se filtrare gli ordini, quindi scaricare magari solo quelli di quest'anno ad esempio, premete su scarica, attendete pochi secondi ed ecco l'elenco degli ordini ricevuti sull'e-commerce. Per ognuno è necessario, questa è un'operazione richiesta da EasyFat che non dipende dall'app, premere su importa, poi in qualche caso riceverete un errore perché il tipo di pagamento su Shopify ha un nome diverso dai tipi di pagamento che EasyFat si aspetta, ma potete correggerlo tranquillamente negli strumenti, nelle tabelle, con gli elenchi dei tipi di pagamento. Si aprirà l'ordine precompilato con i prodotti che sono stati acquistati dal cliente. Il cliente, se è già conosciuto a EasyFat, viene agganciato utilizzando la sua anagrafica, se non esiste ancora viene creato nell'elenco dei clienti. Questo è un documento ordine cliente al pari di quello che sarebbe se l'aveste creato manualmente all'interno della sezione documenti di EasyFat, nulla cambia. Quando siete contenti, dopo aver effettuato magari eventuali modifiche se necessario, è sufficiente chiudere l'ordine e scegliere di memorizzarlo all'interno di EasyFat. A questo punto, dopo aver effettuato l'operazione per tutti gli ordini, o almeno tutti quelli per cui volete importare all'interno di EasyFat, potete ritrovare i vostri ordini all'interno della sezione ordini cliente. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro con Shopify e speriamo con la nostra app di sincronizzazione da EasyFat e Shopify. Grazie per aver seguito questo screencast.